amici. Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Come promesso mi sono subito messo all'opera per portarvi di nuovo, dopo i vistosi ritardi causati dalle vacanze di Natale che hanno influito notevolmente sulle spedizioni delle poste, queste nuove parti da montare di Knight Rider, meglio conosciuto in Italia con il nome di Supercar. Come avete visto abbiamo sempre qui con noi il nostro Kit. Come stai, Kit? Il mio indicatore di autodiagnosi rivela solo danni minimi. Vabbè, anche tu forse sei stato leggermente covizzato? Non sono obbligato a rispondere. Va bene, bene. Allora, detto questo, possiamo passare direttamente, senza perdere ulteriore tempo, alle fasi di montaggio. Come vi ho preaccennato, questa volta cominciamo con l'elettronica del modello, ovvero monteremo in questa prima fase di montaggio la scheda PCB, ovvero la scheda elettronica che controllerà tutta l'elettronica vera e propria del modello, e alcuni cavi di collegamento. Bene, allora non ci resta che cominciare. Attivare Turbo Boost. Posso darti un consiglio utile? Ma certo, Kit. Cerca di parlare il meno possibile. Va bene, sei sempre gentilissimo. Bene, cominciamo. Non dirai sul serio? Certo. Eccoci qui. Allora, cominciamo aprendo la confezione delle parti della fase, diciamo, 42 di montaggio. Apriamo come al solito la confezione. Estraeremo tutti i componenti che già vi ho illustrato nel video di unboxing e procederemo al montaggio. Ecco, volevo solo farvi vedere nuovamente la scheda elettronica e l'altoparlantino con la sua copertura. Ok? Molto spiritoso. Grazie Kit. Mi raccomando, controllate sempre di non lasciare nessuna vite all'interno, vedete? Non seguo la tua logica. Ma la seguirai. Bene, per prima cosa orientiamo il modello in questo modo, o comunque in un modo che vi consenta di lavorarci in maniera comoda, visto che la prima cosa da fare sarà installare la scheda elettronica in questo punto qua. Come vedete qui ci sono dei perni su cui andremo a incastonare appunto la scheda. Quindi ruotate, se volete, in questo modo come ho fatto io, il modello mettendolo con il motore in avanti e con il posteriore verso di voi, oppure mettetelo lateralmente, insomma scegliete voi la cosa che vi rimane più comoda. Dobbiamo prendere a questo punto la scheda PCB, ovvero la centralina elettronica vera e propria, questa, e come vedete è serigrafata, cioè è tagliata più che serigrafata ad L, e la parte ad L andrà da questo lato, quindi sul lato destro, e la dovremo andare ad incastonare sopra questi perni in questo modo. Ecco qua. Adesso cercherò di ingrandire un po' di più per farvi vedere meglio. Chiaramente ingrandendo sfoga un pochino, però comunque sia i buchi devono corrispondere con quelli sottostanti il modello, ok? Allora, due sole raccomandazioni prima di procedere. La prima raccomandazione è che, visto che dovremo assemblarla utilizzando le viti PM, che sono viti per il metallo, dobbiamo fare in modo anche di lubrificarle, come vi ho sempre consigliato, in maniera tale da evitare possibili spezzature delle viti all'interno del modello, che potrebbero causare poi problemi per poter procedere oltre, perché non sarebbe facile rimuoverle. Altra raccomandazione: quando inserite le viti in questi slot, prestate la massima attenzione a non stringerle troppo, è sufficiente accostare le viti. Questo principalmente perché il supporto su cui è stampato il circuito è un materiale che, sebbene sia duro, è anche molto facile da spaccare. Quindi se voi esercitate una pressione eccessiva con la vite stringendola troppo, potreste spezzare la bachelite che compone il circuito. La bachelite è questo materiale qua. Di conseguenza potreste interrompere le piste dei vari collegamenti. Ok? Attenzione, questa è una cosa molto importante, perché altrimenti poi quando andrete a far funzionare il modello non si accenderà nulla. Ok? Allora, procediamo quindi con le viti. Le bagno chiaramente nell'olio tecnico, che vi ricordo può essere un VD40, uno svitolo, quello che avete voi sotto mano. L'importante è che sia proprio un olio
specifico per fare questo tipo di operazioni, diciamo, meccaniche, e poi procediamo a inserire la vite nell'apposito foro. Ovviamente scegliete voi con quale cominciare. Io vi consiglio sempre di procedere usando il sistema a croce, quindi ne mettiamo una qui, un'altra qua, poi una qui e un'altra qua. L'ordine può anche cambiare, l'importante è che stringere sempre le viti opposte una all'altra, in maniera da tirare un centraggio più preciso, anche se per questa scheda non sarebbe così necessario poi alla fine metterla proprio dritta dritta, però per una questione di precisione facciamolo. Il mezzo giro indietro si fa per far prendere meglio la filettatura, in maniera tale che quando poi avvitate in avanti vi si renda più facile prendere la direzione dritta del foro. Vi ricordo di non stringere, chiaramente arrivate a fine battuta, ma non forzate assolutamente, anche perché vi ricordo che il modello è statico, quindi non necessita di particolari attenzioni, perché altrimenti le vibrazioni potrebbero farvela svitare. Assolutamente no. Ok, a questo punto andiamo ad assorbire eventuali eccedenze di olio che potrebbero essere fuoriuscite durante il serraggio delle viti. Vado con della comune carta assorbente da cucina. A questo punto la scheda elettronica è installata sul vostro modello. A questo punto dovremo collegare il cavetto che fuoriesce qui dall'interruttore. Vedete? Questo cavetto contrassegnato dalla bandierina con la lettera C, che adesso vi mostro, sperando che ci sia la messa a fuoco sufficiente. Ecco qua, lo andremo ad inserire qui nel primo slot disponibile vicino al taglio della L. Vedete? È contrassegnato anch'esso con la lettera C stampata qui nell'angolo in alto. Ecco, adesso si riesce a leggere, vedete? Attenzione che questi cavi hanno un dentino da un lato. Non so se questo riesco a farvelo vedere, ma ci provo. Non si riesce a mettere a fuoco sul bianco. Comunque da un lato è presente un piccolo dentino, lo potrete sentire anche con l'unghia. Il dentino indica la direzione in cui vanno inseriti i cavi, ovvero qui dentro la presetta sulla scheda vedete che c'è un piccolo taglio frontale qui. Ce n'è uno largo da una parte, no? Ok? Però voi dovete prendere riferimento quello più piccolino, quello più stretto. Ok? Il dentino va girato in quella direzione lì, verso la, diciamo, l'apertura più strettina. Ok? Attenzione, non forzatelo al contrario, perché altrimenti potreste rischiare di danneggiare il circuito in qualche modo. Quindi adesso opereremo. Allora, passiamo ad inserire il primo cavetto. Prendiamo appunto il cavetto contrassegnato con la lettera C proveniente dall'interruttore, presente qui in basso nello slot del portabatterie, quindi qua. Prendiamo il suo terminalino e lo andiamo a collegare, prestando attenzione sempre al dentino bianco posizionato da un lato del connettore, e lo inseriremo qui nel primo slot libero con il dentino rivolto verso sinistra, quindi. Ok, facciamo una leggera pressione con le unghie casomai per farlo incastrare meglio, e il collegamento è completato in questo modo. Bene, adesso procederemo montando lo speaker, questo qui. Anche questo, come vedete, ha un cavetto che fuoriesce, etichettato con la lettera S, e andrà posizionato
nello slot sopra la scheda elettronica contrassegnato dalla lettera S, che sarebbe questo qui, il secondo partendo da destra, ok? Questo qua sopra. Allora posizioniamo prima lo speaker sopra, non ci sono aperture particolari da seguire, quindi chiaramente mettiamolo in maniera magari da non fargli tirare troppo il cavo quando andiamo a collegarlo. Poi prendiamo il cavetto e, come vi ho spiegato prima, prestando attenzione alla direzione del dentino presente sopra il connettore, lo andiamo ad inserire nello slot. Se volete potete anche inserire prima il connettore nello slot e poi posizionare meglio l'altoparlante, che tanto sicuramente vi si muoverà non essendo ancora bloccato dalle viti, come è accaduto anche a me. Ok, comunque è un'operazione molto semplice. A questo punto prendiamo la copertura per l'altoparlante, questa borchietta qui, vedete, e la andremo a fissare mediante l'utilizzo di due viti tipo GM qui sopra, vedete, in corrispondenza dei fori, in maniera tale che l'altoparlante non esca più dalla propria sede. Chiaramente anche in questo caso utilizziamo delle viti sul metallo, quindi lubrificatele come abbiamo fatto per quelle usate sulla scheda. Prima di completare il serraggio posizionate anche la seconda vite, ovviamente, così rimarrà centrato meglio. È sufficiente arrivare fino a fine corsa, senza stringere ulteriormente. Ecco qua. Tanto non scapperà più via. Ok? E in questo modo abbiamo bloccato l'altoparlante nella sua posizione. Ora proseguiamo prendendo il cavetto rosso nero etichettato con la lettera A, questo qui, e sempre prestando attenzione al discorso che dicevamo poc'anzi del dentino, che purtroppo non è facile da farvi vedere, che però è presente da un lato, mentre dall'altro ci sono queste due diciamo lineette, ecco adesso forse sono visibili, ma voi prendete a riferimento il dentino dall'altro lato e lo andremo ad inserire nel corrispettivo slot della scheda elettronica dove è scritta la lettera A, che però è difficile da leggere perché ci vogliono degli occhi buoni visto che la scritta è molto piccola. Comunque ve lo trovate quasi al centro qui di dove è posizionato l'altoparlantino, vedete, praticamente contando, escludendo questa fila di connettori qua, contate 1 2 3, il quarto entrando verso destra, e lo andiamo a posizionare molto delicatamente come sempre. Aiutatevi con l'unghia delle dita e lo innestate dentro senza forzare, deve entrare abbastanza facilmente. Questo è il cavo che piloterà lo scanner, quindi quella luce rossa frontale che tanto amiamo, e lo lasciamo poi posizionato momentaneamente volante. Ora prendiamo il cavo contrassegnato con la lettera B, quello fatto ad Y, vedete, a questo snodo centrale da cui poi si diramano altri due connettori, ok? Lo prendiamo dall'estremità a cavo singolo e andiamo a posizionare il suo connettore qui sulla scheda. Attenzione, il connettore su cui va collegato è quello subito vicino a quello più grande qui, vedete? Quindi non questo grande, ma il primo che trovate più piccolo. Attenzione, questa volta il connettore è posizionato girato al contrario rispetto a come abbiamo inserito il primo connettore dell'interruttore qui, vedete? Quindi questa volta il dentino andrà posizionato verso la direzione destra, ok? Spero di essere stato sufficientemente chiaro. È facile in realtà, basta che guardate bene come è fatto diciamo il connettorino. Ecco qua, anche questa volta utilizzate magari le unghie
per spingere un pochino bene a fondo il tutto. E a questo punto abbiamo collegato questo cavo a cui andranno collegati quegli altri due cavetti che adesso vediamo. Ora recuperiamo i cavetti dotati di interruttore, questi qua sono anch'essi contrassegnati con la bandierina con la lettera B, e li andiamo ad inserire alle estremità del cavo che abbiamo montato poc'anzi. Ok, allora i cavi di qua sono di lunghezza uguale, quindi quale usate non avrà grossa differenza. Invece questi altri che andiamo ad inserire, uno sarà più lungo dell'altro, vedete, mettendo vicini gli interruttori, uno sarà molto corto e l'altro molto lungo. Questo perché andranno a pilotare la portiera di destra e di sinistra. Dice, come li riconosciamo? Beh, al momento non ci viene detto, però comunque sia, andando ad inserire diciamo questi pezzi di cavo sulla prolunga che avevamo attaccato prima non ha importanza. Poi il posizionamento avverrà nel momento in cui sceglieremo da quale lato mettere il cavo completo. Come vedete qui su questo connettore è presente un forellino. Il forellino va tenuto verso l'alto in questo caso, e si andrà ad inserire il connettore del cavo diciamo principale, avendo cura di vedere che il dentino del connettore deve essere rivolto verso l'alto anch'esso, quindi in direzione del buco, ok, di quell'altro connettore, e poi inseriamo dentro in questo modo. Il cavetto è collegato, controlliamo sempre anche in questo caso utilizzando le unghie delle dita che sia tutto entrato bene fino in fondo, ma sicuramente sì, perché comunque sono abbastanza semplici gli inserimenti. Ok, dall'altro lato potete verificare che c'è l'apertura quella più larga dove si vedono quelle due lamelle. Ok, e facciamo la stessa cosa con l'altro cavo. Ok, quindi perno sul cavo principale rivolto verso l'alto e buco sul cavo secondario rivolto verso l'alto, in questo modo, e inseriamo dentro. Ok, in questo modo. Poi chiaramente in base a come ci faranno vedere i passaggi, questi due interruttori andrà uno verso sinistra e uno verso destra, poi lo vedremo più avanti. Ora prendiamo il cavo contrassegnato con la lettera R, quello senza i LED attaccati, quindi dove troveremo due connettori, uno più piccolo e uno più grande. Prendiamo l'estremità con il connettore più piccolino e lo andremo ad inserire nello slot contrassegnato con la lettera R, che fa parte di questa diciamo serie di 4 slot, sarebbe 1, 2, il terzo slot partendo da destra verso sinistra. Ok, quindi contate 1 che è quello senza niente collegato, 2 dove abbiamo collegato lo speaker, il terzo. Ok, in questo caso il dentino di plastica presente sopra il connettore che andiamo ad inserire dovrà essere posizionato verso il lato sinistro. Ok, in questo modo. Spingete leggermente, il cavo entrerà senza difficoltà. Ecco qua. Mentre dall'altra parte andremo ad inserire su questo spinotto più largo il cavetto, sempre serigrafato con la bandierina che dice lettera R, però dotato in questo caso dei LED, e questi chiaramente saranno i LED che illumineranno i fari anteriori della vettura. Quindi prendiamo il cavo che arriva dalla scheda, osservate com'è fatto. Ok, non so se è visibile, ma ha una forma possiamo dire quasi trapezoidale, vedete? Poi prendiamo il cavo dotato di LED, afferriamo diciamo lo spinotto su cui deve essere collegato, vedete che ha un'apertura sopra da un lato. Osserviamo come è fatto. Dobbiamo mettere praticamente il connettore del cavo che arriva dalla scheda con la parte più rialzata, dove è presente diciamo anche un piccolo dentino, verso la parte qui più aperta. Ok,
perché c'è comunque queste due guide all'interno che se mettete al contrario non dovrebbe entrare. Adesso provo a mettere al contrario e fa molta fatica ad entrare, quindi è chiaramente sbagliato. Dovete girarlo appunto in questo modo. Io cerco di metterlo a fuoco, ma con le parti bianche non è facile. Ok, fate inserire piano piano dentro. A un certo punto vedrete che entrerà meglio e poi spingete, ok, in questo modo. Così avete collegato i cavi dei fari, quindi dotati, vedete, di LED, eccoli qua, alla scheda madre, quindi la scheda elettronica della vettura, e poi vedremo più avanti come collegarli ulteriormente. Bene, con questo abbiamo concluso il montaggio del fascicolo 42. Possiamo passare al fascicolo 43, Turbo Boost. Non riesco a capire. Poi te lo spiego, Kit. Io mi baso sui fatti. Bene, allora, parti del fascicolo numero 43. Come possiamo vedere, appunto, abbiamo a che fare anche questa volta con tutta una serie di cablaggi elettrici. Quindi andiamo adesso ad aprire le confezioni. Sì, delle volte sì, Kit. E procederemo al montaggio. Le mie indagini hanno dato risultati negativi. Va bene, Kit? Bene, allora, la prima cosa da fare, ci viene indicato di prendere tutti i cavi che abbiamo collegato nella fase precedente e di spostarli verso... Quando ero piccolo noi eravamo così poveri da non avere il formaggio per la trappola dei topi. E così ritagliammo una foto di formaggio come esca. Catturammo una foto di topo. È un senso dell'umorismo molto strano, Kit. Bene, ti lascio riposare e meditare su queste tue affermazioni. Allora, prendiamo appunto tutti i cavi che abbiamo messo nella fase precedente e li spostiamo verso il lato sinistro della vettura, ok? In maniera da liberarci, diciamo, un po' lo spazio per lavorare. La prima cosa che faremo è prendere i cavi contrassegnati con l'etichetta MOT. Questo, uno è collegato con il motorino, come vedete, e l'altro invece ha solamente due connettori alle sue estremità, ok? Prendiamo le estremità con la presa di giunzione, quindi quella più aperta, e come abbiamo fatto in precedenza, orientandoli correttamente, quindi con il pernetto rivolto verso l'alto sul cavo collegato al motore, e sull'altro cavo mettiamo verso l'alto invece la parte della presa con il buchino sopra, e li uniamo tra loro semplicemente spingendo in questo modo, ok? Molto facile, eh? Poi mettiamo da parte questo cavo, prendiamo i due cavetti contrassegnati con la lettera K, uno è una prolunga con le due estremità, i connettori, mentre l'altro ha un connettore femmina, questo più largo come vedete, e dall'altro lato ha un LED, ok? E uniamo appunto i due cavetti tra loro. Allora, chiaramente il cavo contrassegnato sempre con la lettera K, che ha solo i due connettori, ha i due connettori identici, quindi quale usate per collegarlo con l'altro cavo non ha importanza. L'unica cosa è rispettare sempre il verso, quindi dentino verso l'alto e buchino verso l'alto, e spingere dentro così, in questo modo, ok? E mettiamo da parte anche questo cavo. Ora prendiamo il cavo K che abbiamo appena assemblato e il suo connettorino lo andiamo a collegare allo slot K qui sulla scheda. Il connettore da utilizzare è qui, è il secondo partendo dalla vostra direzione, quindi qui dal basso, diciamo, quindi contate 1 2, è il connettore vicino alla vite, vedete? Questo qua. Ovviamente il dentino del connettore, diciamo del cavo, quello presente sullo spinotto, andrà in questo caso verso l'alto, perché non so se si riesce a vedere, ma il taglietto è orientato verso l'alto, ok? Quindi prestate sempre attenzione quando inserite questi cavi al verso del dentino. Ecco qua, il cavo K risulta inserito. Lo spostiamo anche questo di lato e poi lo spostiamo in questa direzione verso la vostra sinistra,
orientativamente in corrispondenza di questi due fori che vedete qui sul telaio. Ci viene detto di fare così, probabilmente perché andrà bloccato in quella direzione, adesso vedremo. A questo punto prendiamo il cavetto del motore, quello con la scritta MOT a cui è collegato fisicamente il motore, e lo andiamo a collegare sulla scheda. Quindi prendiamo il cavetto del motore, orientiamo il connettore del cavo con il dentino rivolto verso il lato sinistro, ok? E lo inseriamo qui nel primo connettore disponibile, qui in basso, dove è serigrafata la scritta MOT. Ovviamente qui bisogna avere la vista buona, nel mio caso devo ingrandire con gli occhiali o con la lente del telefono, ma comunque alla fine si fa. Poi ci viene indicato di spostare tutto il cavo così collegato, quindi tutto il cavetto del motore, verso il lato sinistro del veicolo, quindi lo spostiamo in questa direzione. Allora, troviamo tutti i cavi serigrafati con la banderina con la lettera E, ok? Ne troviamo 1, 2, 3, 4 e 5, però al momento ci utilizzeremo solo quelli con i LED rossi e quello con il cavetto fatto a derivazione, ok? Che è questo qua, cavetto a derivazione fatto a Y, vedete? E poi prendiamo solo i cavetti alle cui estremità ci sono i LED rossi, sempre serigrafati con la lettera E, e li andiamo ad unire tra di loro, come vi ho spiegato prima. Sempre hanno i connettori questi un pochino più larghi, vedete? Quindi mettiamo sempre diciamo nel verso giusto, ma tanto questi se li mettete al contrario non entrano, quindi sicuramente non sbaglierete, ok? Quindi uno va verso così, girato con la parte aperta, e l'altro va con la parte che si vede il dentino, che c'è il binarietto che vi aiuterà all'inserimento. Eccolo qua. Stessa cosa facciamo su quest'altro, in questo modo, ok? E poi spostiamo momentaneamente da parte il cavo. Quindi ve lo faccio rivedere un attimo per chiarezza. I cavi sono tutti contrassegnati con le banderine con la lettera E. Unite il cavo a Y agli altri cavi che hanno appunto i LED rossi, ok? Poi prendiamo i due cavetti contrassegnati con la lettera W, uno è dotato di due connettori, l'altro ha un connettore e un LED, e uniamo i due cavi tra loro, sempre rispettando il verso come vi ho spiegato prima. Quindi da un lato dentino verso l'alto, dall'altro lato c'è deve essere il buchino invece verso l'alto, e li uniamo, ok? E spostiamo anche questo da una parte per non interferirci. Ora prendiamo il cavo W che abbiamo appena assemblato, prendiamo il terminale, quindi lo spinottino, e lo andiamo a collegare sopra la scheda elettronica sul terminale contrassegnato con la lettera W, che è questo qui, vedete? Partendo da sinistra è il secondo che trovate. Ovviamente rispettare sempre il verso, quindi il dentino andrà verso l'alto, in questo modo, ok? Controllate sempre di averlo inserito correttamente, spostatelo da una parte poi per non darvi noia. Prendiamo ora il cavo E, quello completo che abbiamo appena assemblato, dotato dei LED rossi, prendiamo il suo connettore e lo andiamo a collegare sullo slot E presente sulla scheda, che è questo qui, quello più grandino presente qui sul lato sinistro, ok? I dentini superiori dello spinotto in questo caso vanno orientati verso il lato sinistro del modello, e lo andiamo ad inserire, ecco qua. Ok? Poi posizioniamo tutto il cavo qui da questo lato verso sinistra, verso il posteriore della vettura, insieme agli altri che abbiamo già collegato facente parte di questo gruppo di cavi che esce sul lato sinistro. Bene, procediamo. Prendiamo i cavi contrassegnati con la lettera M, uno ha uno spinotto
largo da un lato e uno più piccolo dall'altro lato, mentre l'altro cavo ha due LED bianchi e dall'altro lato uno spinotto femmina più grande. Ok, allora inseriamo lo spinotto più grande tra loro dei due cavi, sempre come vi ho fatto vedere prima. Ecco qua, lo mettiamo momentaneamente qui da parte e prendiamo i cavi contrassegnati dalla lettera P. Uno ha due connettori piccolini maschi e dall'altro c'è un connettore femmina e un LED bianco. Ora colleghiamo il connettore femmina di uno dei cavi con uno dei due connettori maschi dell'altro cavetto, sempre orientando il dentino superiore presente su questo connettore con il buchino presente sul connettore femmina, in questo modo. Ora prendiamo il cavetto P dall'estremità del connettore e lo andiamo a posizionare sullo slot P della scheda, che è questo qui in basso, partendo da destra verso sinistra, è il quarto, che poi è praticamente l'ultimo libero del lato, diciamo, inferiore della scheda. Chiaramente il dentino, in questo caso del connettore, va orientato verso il lato sinistro. Ecco qua. Anche in questo caso orientiamo il cavo P verso il lato sinistro in basso, da questa parte qua. Ora utilizzeremo queste staffette per bloccare in posizione tutto quel fascio di cavi che abbiamo lasciato sul lato sinistro inferiore della vettura, ovvero tutto questo gruppo di cavi qua. Quindi cerchiamo di diciamo metterli in posizione abbastanza ordinatamente, senza tirarli, devono essere in una posizione comunque comoda, non tirati in maniera che possano danneggiare il cavo o la scheda. Ok, li posizioniamo qui sopra il telaio e orienteremo queste staffette di diciamo fissaggio in questo modo. Praticamente la parte con il buchino andrà in corrispondenza ovviamente del buco sul telaio. I buchi sono presenti due, qui e qui. Faremo in modo da tenere tutto il fascio dei cavi all'interno di questo pezzetto ad U. Non so se si riesce a vedere bene. Ecco qua. Ok, i cavi saranno bloccati così all'interno. Per questo vi dico, cerchiamo di metterli magari con un certo ordine. Ok, posizioniamo il primo in maniera abbastanza, diciamo, comoda, quindi lasciando molto lenti questi dietro. Utilizzeremo due viti GM, ovviamente impaneremo le viti sul metallo, quindi lubrifichiamole. Ok, mettete la staffetta in posizione, la tenete ferma con il dito, poi prendete la vite dopo averla lubrificata e andrete a inserirla nel foro. Al momento potete anche solo appoggiarla un pochino, non è necessario che la stringiate proprio a morte, anche perché è una staffetta molto delicata, si potrebbe anche spezzare, quindi non forzatela. Mettiamo prima in posizione la seconda staffa e poi andremo a chiuderla in maniera un pochino più definitiva. Non vi preoccupate se i cavi vi sfuggono via dalla prima staffa, perché chiaramente l'abbiamo lasciata lenta, quindi è normale. E andremo chiaramente a riposizionarli sotto. Ecco qua. Ok, verificare sempre, come vi ho detto in precedenza, che i cavi non tirino in maniera eccessiva, bisogna lasciarli sempre con una certa curva, vedete, in maniera che siano, diciamo, in posizione senza forzare. Ora utilizziamo questi adesivi, ne prendiamo due e li useremo per tenere meglio in posizione
i cavi che abbiamo fissato appena adesso con quelle due linguettine di plastica. Questo è un ulteriore rinforzo per fare in modo che non si spostino dalla loro posizione, ok? Perlomeno ci viene indicato di fare così e noi eseguiamo, anche se personalmente non lo ritengo così strettamente necessario, però comunque. Io vorrei anche evitare di coprire il buco della vite qua, ma ecco, lo facciamo un po' a ponte, lasciamo intravedere il buco che può essere necessario magari in futuro per eventuali modifiche, non lo so, meglio comunque ricordarci che qui c'è una vite. Ok, a questo punto non ci resta che collegare il connettore del cavetto M nell'apposito slot presente sulla scheda madre, quindi sulla schedina elettronica, e questo connettore libero al centro qua, ormai è rimasto libero praticamente quello da questa parte qui, quindi inseriamo il dentino sempre verso il lato sinistro, è un po' più difficoltoso perché c'è poco spazio, ma comunque alla fine entra anche questo, ecco qua, e mandiamo anche questo cavo in avanti insieme agli altri. Ok, si conclude così il montaggio delle parti allegate al fascicolo 43. Passiamo al fascicolo 44 Turbo Boost. Eccoci qua, fascicolo 44, purtroppo non credo che si riesca a leggere bene il numeretto, purtroppo le condizioni di luce questa sera sono un po' precarie, ma purtroppo l'ho dovuto fare per cercare di accelerare un po' il lavoro, visto che eravamo rimasti indietro. Comunque anche in questo caso avremo a che fare con una bella miriade di cavi e cavetteria varia, ok? Quindi mettiamoci subito all'opera. Dunque la prima cosa che dobbiamo fare è separare i cavi, io già l'ho fatto. In pratica dobbiamo far passare il cavo con la bandierina con la lettera A e quello con la lettera M dal lato sinistro dell'altoparlante, quindi questi due vanno in questa direzione, mentre questi altri cavi, che sono il cavo B, il cavo R e il cavo MOT, devono passare sul lato destro dell'altoparlante, ok? In questo modo. Quindi controllate i vostri cavi e fateli passare in questo modo ai lati dell'altoparlante. Quindi li facciamo girare intorno all'altoparlante in questo modo, ok? Poi li riportiamo tutti quanti verso il centro e andiamo a bloccare il fascio dei cavi con una striscetta adesiva nera di quelle che ci sono state fornite, più o meno in questa posizione qua. Cerchiamo di farli stare più piatti possibile in maniera che non vadano ad interferire poi quando monteremo il pianale della vettura, ok? Ecco qua, in questo modo. Vedete? Ecco qua, il nastro va messo qui. Poi, continuando a tenere i cavi in posizione centrale, andiamo a fissarli con un'altra striscetta adesiva, quindi posizioniamoli bene in posizione, più ordinatamente che riusciamo a fare, ovviamente. E ne mettiamo una praticamente quasi al centro della vettura, in questa posizione qua. Completiamo mettendo un'ulteriore striscia adesiva nella parte più alta, quasi a ridosso del motore, quasi però, diciamo un attimo prima che la parte centrale del telaio si allarghi. Quindi andiamo ancora in avanti, cerchiamo di tenere i cavi in maniera piatta e ordinata, in maniera da poterli anche identificare facilmente se dovesse servire, ok? E più o meno a questa altezza qui mettiamo un'ulteriore striscia adesiva a chiudere, ecco qua, in questo modo.
Adesso cerco di farvi una panoramica. Ecco qua, vedete? In questo modo si tengono, diciamo, ordinati fino quasi al livello del motore. Ora cominciamo a installare i nuovi cavi che ci sono stati forniti. Prendiamo quello con la lettera F sulla bandierina, dotato di LED, e lo andremo ad inserire sul connettore F della scheda, che è questo qui centrale vicino all'altoparlante. In questo caso i due dentini presenti sul connettore, ok, vanno rivolti verso destra, mentre l'apertura più larga deve ospitare questo lato, ok? Anche qui ci vuole un po' di precisione con le dita perché purtroppo lo spazio è poco. Aiutatemi con le unghie se serve. Ok, il cavo F è montato. Ora colleghiamo il cavo contrassegnato con la lettera G, dotato di LED. Il suo connettore è presente sul lato sinistro della scheda, che adesso rimane poco visibile perché ci abbiamo già montato diverse cose, ma cerco di farvelo vedere ugualmente. È il secondo slot partendo dall'alto, questo qui, vedete? Il secondo, ok? E ci andremo ad inserire appunto il cavo G. Orientiamo sempre il dentino nel verso giusto, ovviamente. Ecco qua. Poi sistemeremo i cavi, al momento limitiamoci ad inserirli così come ci viene indicato. Allo stesso modo prendiamo il cavo H, dotato anch'esso di due LED, e lo orientiamo e lo inseriamo sempre nel suo connettore sulla scheda madre. Anche questa volta è sul lato sinistro ed è praticamente quello seguente a quello che abbiamo appena inserito al G, quindi quello subito sotto, ok? Chiaramente lo spazio non comincia a essere un problema. Ricordatevi sempre di orientare in maniera corretta il dentino sul connettore. Ecco qua. Ora prendiamo il cavo con la lettera O, dotato anch'esso di due LED, e lo andiamo ad inserire sulla scheda in questo slot qui, che è quello contrassegnato con la lettera O, e questo è abbastanza visibile perché non rimane nascosta, scusate se ho mosso tutto, non rimane nascosta da altre cose. Sempre il dentino verso l'alto in questo caso. Ecco qua. Ora è il turno del cavetto J, eccolo qua. Anche questo lo andiamo ad inserire sulla scheda elettronica. Orientiamo quindi il dentino nel verso giusto. Questa volta è sempre un po' complicato perché comincia a essere pieno di roba qui, però è sempre su uno dei connettori del lato sinistro della scheda. È quello ancora, diciamo, piccolo, che è quasi al centro della scheda, quindi in questo punto qua, ok? Lo faccio vedere perché magari questo è un po' difficoltoso. Ecco qua, qui al centro, vedete c'è, aspettate, ce ne sono due, uno largo e uno piccolo, questo qui più piccolo, ok? Andrà inserito lì. Scusate, non è proprio facile purtroppo indicare queste cose perché ci vorrebbe quasi un'inquadratura da microscopio in quel punto. Io purtroppo l'attrezzatura che ho al momento c'ho solo il cellulare, quindi
ci dobbiamo accontentare un po' così. Prendiamo sempre il cavetto, lo andiamo ad inserire guardando sempre l'orientamento del dentino nello slot. Ok, e anche questo l'abbiamo collegato. È il turno del cavo L dotato di due LED, il cui connettore va sulla scheda elettronica sull'ultimo connettore in basso a sinistra, questo qua, e questo è un po' più facile da inserire perché abbiamo un po' più di spazio. Orientate sempre correttamente il dentino, quello è importantissimo. Ecco qua. Ora andremo ad attaccare il cavo D e lo inseriremo in questo slot qua. Non so se si riesce a vedere, ma comunque è quello di fianco allo slot dove abbiamo attaccato il cavo E, quindi questo qui, ok? Ecco qua. Ora attacchiamo il cavo con la lettera I dotato di questi due LED piccolini di tipo Cobb, credo siano anche questi, e il connettore va qui sul lato sinistro, praticamente è quello più grande di tutti che è rimasto ancora libero. I due dentini andranno orientati in questo caso verso l'altoparlante, quindi facciamoci spazio, orientiamo il connettore e lo inseriamo dentro. Ecco qua. Ora ci rimane da attaccare solo il cavo con la lettera V dotato anch'esso di LED e va posizionato praticamente su questo slot in alto qui, il primo in alto a sinistra. Ecco fatto. Bene ragazzi, con questo abbiamo terminato anche il fascicolo 44. Come vedete c'è un bel groviglio di cavi, ma d'altronde è anche normale quando si ha un modello dotato di alcune funzioni elettroniche, quindi non vi spaventate. Se non avete ancora collegati durante il video, fatelo riguardando il video passo passo. Mi raccomando, usate la massima calma, non vi mettete a fare queste cose quando siete nervosi o quando avete fretta, perché rischiate di fare danni. Il montaggio in sé per sé è molto semplice, bisogna solo avere pazienza e prestare la massima attenzione su come inserite i spinotti dentro gli slot della scheda elettronica, ok? Per il resto non ci sono grosse difficoltà. Al momento chiaramente i vari fili resteranno un po' così, montati diciamo a casaccio, no? Ma in realtà hanno un loro verso, quindi li andremo poi a posizionare nella loro destinazione finale più avanti. E per il momento ci rimane da pensare solo al montaggio dell'ultimo fascicolo di questo invio, quindi alle parti da montare del fascicolo 45 Turbo Boost. Bene amici, fascicolo 45, come vedete andremo ad assemblare le parti dell'orologio per comandare il modello, che è la replica di quello che usava Michael Knight durante la serie. Bene, allora procediamo estraendo le parti che lo compongono dalla confezione. Ecco qui, fate attenzione a non perdere nulla. E procediamo al montaggio. Ecco qui, queste sono le parti che lo compongono, perlomeno le parti iniziali. Allora, cominciamo prendendo diciamo lo chassis e vi inseriamo dentro il vetrino principale, questo qua. Come lo facciamo? Facciamo semplicemente inserendo, vedete qui sul vetro ci sono due linguette, ok? Prendete lo chassis in questo modo, inserite dall'alto il vetrino, inserendo prima le due linguette nelle apposite fessure che troviamo qui in alto, in questo modo, così. Poi facciamo un pochino di pressione in avanti, facendo scivolare anche le due linguette posteriori all'interno. Facciamo attenzione a non romperlo, ovviamente.
fate piano, ma applicate una certa forza, muovete un pochino, alla fine entra. Vedete, in questo modo, ok? Ora orientiamo diciamo lo chassis dell'orologio in questo modo. Qui abbiamo i due tastini, vedete, che andranno inseriti, il 45D e il 45E. Il 45D è quello tutto nero, mentre il 45E è quello con le scritte. Allora, il 45D andrà da questo lato, il 45E andrà da quest'altro lato. Quindi prendiamo prima il 45D, che è quello senza scritte, e lo andiamo a posizionare dentro. C'è un dentino sopra che dobbiamo farlo corrispondere alla soletta che troviamo sopra i bottoni, ok? Ecco qua. In questo modo, questo è come dovrà risultare alla fine, ok? Adesso rigiriamolo. Prendiamo questi tre, come vogliamo chiamarli, bottoncini, questi tre bottoncini, ok? E li andiamo a inserire nei fori che troviamo ai due lati dell'orologio, che in pratica sono i tasti dell'orologio. Poi ne andrà uno da questo lato e due da quest'altro lato. I bottoncini sono uguali, quindi non richiedono particolare attenzione per essere inseriti, ok? Ecco qua. Posiamolo leggermente sul piano di lavoro senza farlo scuotere troppo, sennò si sfilano i perni. Bene, ora vi viene detto di procurarvi, se non l'avete, una pila di tipo CR2032, questa a bottone, che non viene fornita insieme ai fascicoli, quindi dovrete acquistarla separatamente, e la dovremo andare ad inserire qui nell'elettronica, rispettando la polarità. Vi ricordo che il più in questo caso è la parte piatta, mentre la parte stondata è il meno. La dovremo inserire seguendo la freccia che viene riportata qui sul circuito da questa parte. Dovremo spingere un pochino, ecco qua. In questo modo, e come potete vedere l'orologio si attiva. A questo punto dovremo inserire questa elettronica all'interno del suo corpo dove verrà ospitata, ok? Quindi guardate l'orientamento dei pulsanti, ne abbiamo due da un lato e uno dall'altro, e seguendo questo schema, sempre se non vi si sfilano questi di plastica come è successo a me, li andremo ad inserire qui nel suo alloggiamento. Prendiamo il circuito e lo inseriamo dentro. Corrispondenza appunto dei tasti, in questo modo. Una volta inserita la scheda dovremo fissarla con una piccolissima vite di tipo FP qui nell'apposito foro. Ovviamente non sarà un'operazione semplice perché servirebbe un micro cacciavite, ma cercheremo di farlo con quello che ci hanno dato, ok? Quindi molta pazienza, delicatezza. Ovviamente verificate che i tastini ai lati facciano il loro lavoro, ovvero dovreste sentire il click quando li usate. Ecco, nel mio caso per esempio da un lato non lo fa, quindi dovrò riallentare un attimo la scheda. Bene, ho ricontrollato, adesso lo fanno, ok? Ecco qua, ecco qua. Allora, l'orologio così si tiene, diciamo, assemblato, anche se ancora non è chiuso, no? Quindi non è un problema. Ci sono delle istruzioni molto chiare con cui potrete regolare l'ora. Andrà impostata la lingua per il parlato tramite questo tasto e questi qui di lato.
Troverete riferimenti chiaramente nelle istruzioni, che come vi ho detto sono molto chiare. Eccole qua, vedete? Vi vengono prima spiegati le varie funzioni presenti sui tasti. Qui vi viene detto come impostare l'ora e come selezionare la lingua. Il canale da impostare per l'italiano è il CH04, ok? Non avrete difficoltà, sicuramente lo saprete fare tutti. Bene, adesso allora andiamo ad inserire le batterie nel vano della vettura in maniera tale da poter fare qualche test, ok? Ecco qua, abbiamo messo 4 comuni mini stilo, quelle che comunemente sono contrassegnate dalle lettere AAA, quindi AAA. Chiudiamo il vano batterie. Adesso, prima di cominciare, andremo ad attaccare lo scanner alla vettura in maniera da testare anche quello. Allora, per collegare lo scanner all'elettronica della vettura, ovviamente recuperiamo il cavetto contrassegnato con la lettera A e lo andiamo ad inserire nel connettore dello scanner che abbiamo precedentemente montato nelle prime uscite di questa collezione, ok? Quello che abbiamo già fissato sul musetto anteriore, diciamo. Adesso dobbiamo ricordarci di attivare anche l'interruttore che è presente qua sotto. Speriamo che tutto funzioni. Adesso facciamo una prova. Allora, vediamo. Bene, allora ci posizioniamo sulla parte posteriore del veicolo e testiamo i cavi che hanno le seguenti lettere: G, H, I, J, L, O e V, e inteso come e poi V, ok? Che sono questo fascio di cavi qua, compreso questo più corto. Premiamo il tasto 45E, che sarebbe praticamente quello con le scrittine, vedete qua, e dovremo ottenere una qualche forma di illuminazione. Vediamo. Ecco qua, questi sembrano tutti funzionanti, come possiamo vedere, ok? Adesso controlliamo anche i cavi con le lettere E, P, W e K, e anche questi sono funzionanti, sono accesi sia i LED bianchi che quelli rossi. Andiamo sulla parte anteriore, dovremmo trovare accesi tutti i cavi contrassegnati con la lettera R ed M, e poi premendo ancora il tasto, quello con le scrittine, quindi il tasto 45E, dovrebbe funzionare anche il motorino, che però finora io non ho visto fare nulla. Ah, eccolo, gira. Non so che funzione avrà questo motorino, sinceramente. Si sentono anche dei rumori, come sentite. Ok. Questo motorino tra l'altro può girare anche nel senso opposto, infatti lo fa. Muovendo gli interruttorini invece otterremo l'illuminazione del filo contraddistinto dalla lettera F, che sarebbero quelli delle portiere. Vedete qui di lato? Eccolo qua, lo metto qua. Si ottiene muovendo questi due interruttorini qua, sia uno che l'altro, li fa accendere entrambi. Quindi anche questi funzionano. Poi invece azionando l'interruttore, questo qui sul cavo D, questo micro switch, dovremo ottenere un potenziamento della luce sui cavi della lettera E. Ecco qua, li ho trovati, sono i due LED rossi posteriori che azionando questo micro switch aumentano di intensità, quindi presumo che questi siano quelli delle luci degli stop dei freni. Ma adesso, ladies and gentlemen, proviamo proviamo la cosa che tutti noi aspettiamo, e quindi la luce dello scanner, e lo faremo azionando questo tasto qui, il 45C, quello in alto sull'orologio. Dovrebbe attivare lo scanner. Favoloso ragazzi, veramente bella questa cosa. Come sentite il rumore dello scanner è perfettamente riprodotto. Si stoppa dallo stesso tasto. Proviamo a vedere che succede con qualche altro tasto a questo punto. Tu entends la voix d'un ordinateur qu'on a désigné comme le KITT 2000, le kit du brevet.
Ah, questa è per la lingua, però chiaramente non è settata bene. Questa è la sigletta. Se prima ancora si stoppa, così ricomincia. Di qua non succede nulla. Ah, sì, si riattivano le varie sequenze di luci. Effetti sonori con questo tasto. Ed ora la voce che tutti aspettiamo. Questa è la voce del computer che governa questa macchina. Sigla internazionale KITT Night Industries 2000. Purtroppo, come già sapevamo dal gruppo Facebook dove tutti collaboriamo, la frase è stata tagliata. Manca la parte finale dove c'è l'acronimo KIT se preferisci, oppure KIT per gli amici, come vogliamo metterla come vi pare, ma comunque la frase andava completata e purtroppo non è stato fatto. Speriamo che magari più in là la De Agostini trovi il modo di sopperire a questa mancanza, magari fornendo una nuova scheda elettronica da assemblare con inciso sopra il messaggio completo. Io lo vedo un po' difficile, ragazzi, ma non si sa mai, magari potrebbero anche accontentarci. Dipende poi da quante richieste arrivano. Se lo stesso problema si è verificato anche sui siti diciamo stranieri, il problema forse verrà affrontato. Se è solo per noi la vedo complicata. Bene, a questo punto abbiamo finito anche il montaggio di quest'ultimo fascicolo 45. Come vedete, Kit è attivo anche qui sul telefono e io adesso lo saluto per salutare tutti voi e darvi appuntamento al prossimo video. Allora Kit, finalmente sei rientrato nel tuo corpo, è finita la tua esperienza auto body. Non risulta dalla mia banca dati. Non ti senti reintegrato nel tuo veicolo? Per favore, non mi va di scherzare. Ok, bene, beh, capisco che è tardi anche per te. Bene amici, io spero di esservi stato di aiuto. Chiaramente ero un po' intontito dall'orario, abbiate pazienza, il prossimo video sarà un po' più reattivo. Spero comunque di avervi dato una panoramica completa su questa fase di montaggio e di avervi illustrato il modello con l'elettronica funzionante nel migliore dei modi. Se avete dubbi su come proseguire nel montaggio, vi ricordo comunque di... Io non mi prenderei il disturbo. Sì, Farti una domanda. certo, dimmi Kit. Mi presti $20? Ancora, ti ho già detto, non li ho al La mia momento. banca dati non ha informazioni al riguardo. Bene, allora diciamo che poi ti aggiornerò io. Bene amici, come dicevo, se avete domande fatele nel gruppo Facebook, cercherò di rispondervi io o gli altri amici, ma in qualche modo se avete difficoltà tutti insieme riusciremo a superarle. Molto spiritoso. Grazie Kit. Bene, per il momento vi do appuntamento al prossimo video e un saluto a tutti e grazie ancora per la visione. Ciao ciao ciao, ciao Kit. Speriamo di sì. Saluta i nostri amici. Sono lieto di sentirtelo dire. Ciao, buonanotte. Per favore, non mi va di scherzare. Bye bye.